Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetto e lo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare insieme la maglietta sotto giacca ortensia. Allora, l'impostazione è quanto mai delle più semplici. Tutta lavorata a maglia alta con righe, diciamo, di preparazione fatte con catenelle. Gli aumenti sono realizzati proprio grazie appunto alla realizzazione di queste catenelle, diciamo righe di catenelle. La mia maglietta ha avuto un aumento fino ad arrivare a blocchetti di lavorazioni pari a 6 maglie alte. Proprio perché appunto vi farò vedere che proprio questo, diciamo, questo aumento dei blocchetti, del numero delle maglie alte nei blocchetti, permette l'aumento della maglietta e quindi la creazione dello sprone e poi del corpo della maglia. Io l'ho lasciata scollata così proprio perché visto che ormai siamo verso la fine dell'estate, può essere utilizzata anche come un sottogiacca e quindi non ha bisogno di una manica importante o lunga, perché appunto va messo, potrebbe essere utilizzato sia come sottogiacca ma anche come gilet, perché appunto avendo una lavorazione molto traforata potrebbe anche essere utilizzato come un gilet da mettere sopra una camicia. Vediamo innanzitutto come partire. Allora, innanzitutto io ho montato, almeno per la mia taglia, 120 catenelle per il tipo di filato. Le misure non le preferisco non darle, perché poi ognuno è libero di utilizzare il materiale che più preferisce, e anche perché poi non in base appunto all'utilizzo che ne vuole fare, si potrebbe anche realizzare con una lana leggera. Allora, l'importante è che sia un multiplo di 3, perché partiamo proprio con una lavorazione, diciamo con un primo lavoro basato su tre punti, quindi a noi necessita un multiplo di 3. Io per portarmi avanti ho già realizzato il primo giro. Cosa si fa? Ho montato in questo caso 42 catenelle, scusa. Allora, come detto, appunto, io sono partita già con il mio multiplo e con 42 catenelle. La prima cosa da fare, sono andata a ripassarmi tutta la catenella iniziale con maglie alte, quindi mi ritrovo con 42 maglie alte. Dopodiché ho chiuso con una maglia bassissima, in questo modo, lo rifacciamo insieme, e ho aggiunto una catenella per poter partire appunto con la lavorazione. All'interno del punto di chiusura sono andata a realizzare una maglia bassa, dopodiché ho aggiunto 3 catenelle, 2, 3, perché iniziamo con gli aumenti. Salto 1 e 2, vado qui e pongo la mia maglia bassa, 1 2 3, salto 2 maglie di base e vado nella terza a realizzare di nuovo una maglia bassa, 1 2 e 3, salto 2 maglia bassa. Quindi per questo motivo a me serve 1 2 3, 1 2, nella terza vado a fare la mia maglia bassa, 1 2 e 3. In questo modo io mi sto realizzando lo spazio per aumentare il blocchetto sottostante con 3 maglie alte. Quindi 1 2, ne vado qui, maglia bassa, 1 2 e 3, 1 e 2, maglia bassa anche qui. Quindi salto 2, 1 2 3, saltiamo 2 maglie di base e poi
1 e 2, nella terza vado a fare la mia maglia base scusate, bassa, 2 3, 1 2, maglia bassa qui, 1 2 e 3, 1 2, maglia bassa dall'altra parte, 1 2 e 3, 1 e 2, maglia bassa qui, poi abbiamo ancora 1 2 e 3, salto le mie 2 maglie di base, nella terza faccio la maglia bassa, sto quasi finendo il giro, 3 catenelle, salto 2, 1 e 2, siamo qui, siamo addirittura d'arrivo, 1 2 e 3, vado a chiudermi con una maglia bassissima nel punto iniziale in questo modo. Adesso devo lavorare all'interno degli archetti. Quando io vado a iniziare il giro, cosa faccio? Entro all'interno del mio archetto e salgo con, diciamo, una maglia bassissima. La prima delle 3 maglie alte, scusate, è sostituita da 3 catenelle e all'interno degli archetti vado a inserirmi a lavorare 3 maglie alte, ok? Allora passo direttamente senza aggiungere nessuna catenella, nulla nello spazio successivo e ripeto le mie 3 maglie alte, così facendo per tutto il giro, ok? Andiamo avanti in questo modo per tutto il giro di lavorazione. Allora, la spiegazione della lavorazione è alquanto semplice perché si aumenterà, diciamo, ogni volta che lo riterremo necessario, una catenella in più su questo giro appunto costituito da catenelle, perché sono quelle che poi mi permettono di andare a creare successivamente i miei aumenti. Allora, dipende, questo è molto relativo quando mettere, diciamo, i nuovi aumenti, perché in base alla mano, in base anche al filato, magari non avrete necessità di inserire subito nel giro successivo gli aumenti. Quindi cosa consiglio di fare? Innanzitutto in base al proprio filato, al filato prescelto, bisogna decidere come proseguire, cioè se noi ci accorgiamo che il nostro lavoro tende a non essere bello, diciamo, in piano quando lo allarghiamo, in questo caso adesso ci provo ma non lo so se riusciamo a metterlo in piano. Allora vedete, per esempio, quando io andrò a stendere il mio lavoro in questo modo, noto che il giro è perfetto, sto lavorando bene. Se per caso mi accorgessi che si sta accartocciando oppure che ho necessità di inserire subito gli aumenti, lo farò. In questo caso, nella parte proprio alta della maglietta, io consiglio di mettere subito gli aumenti, cioè nel senso che nel momento in cui finisco questo giro con 3, adesso vi faccio vedere come ripartire a fine lavorazione, metto subito 4 catenelle in modo che nei giri successivi otterrò 4 maglie alte. Perché? Perché nella parte superiore proprio mi dà la possibilità di ampliare subito il mio sprone, dopodiché andrò a diradare le righe di aumenti. Cioè, in che senso? Nel senso che se adesso sulla parte superiore della nostra maglietta aumentiamo per esempio ad ogni giro, poi diradiamo, cioè metteremo degli aumenti dopo 2 giri, dopo 3, finché non otteniamo
il nostro sprone. Adesso vi faccio vedere cosa succede. Allora, siamo quasi alla lavorazione dell'ultimo blocchetto. Io cerco di sbrigarmi perché non voglio dei tutorial lunghi e noiosi, perché noto anch'io quando voglio vedere un lavoro, se mi ritrovo con un video che dura più di un tot di minuti, dopo un po' mi perdo e non voglio più guardare, quindi preferisco essere abbastanza veloce. Allora vado a chiudermi qui dove ho finito con le 3 catenelle iniziali, salgo con una, mi aggancio dentro, faccio una maglia bassa. Come abbiamo detto, vedete, all'inizio c'è questa cosa che il lavoro tende un attimino ad accartocciarsi, quindi significa che io devo aumentare nuovamente. Come farò? Invece di 3 catenelle questa volta ne metto 4, 2, 3 e 4 e lavoro qui. Nel successivo, nel giro successivo, dovrò andare a lavorare 4 maglie alte, ok? Quindi nella parte proprio superiore dello sprone, come ho detto, conviene dare subito tutti gli aumenti necessari nei giri necessari, 3 e 4, per poi avere una lavorazione più morbida, 2, 3 e 4 successivamente. Adesso vi faccio vedere la mia maglietta e così via. Una volta che io ho finito questo giro con le mie 4 catenelle, sopra andrò a montare il numero di maglie corrispondente alle catenelle, quindi 4 maglie alte. Adesso guardiamo un attimo la mia in modo da poter spiegarvi il tutto. Vedete, io qui, allora, se nel primo appunto avevo 3, nel blocchetto sotto avrò 4 maglie alte. 4 maglie alte, poi logicamente più catenelle montiamo, più la lavorazione crescerà in maniera armoniosa. Qui con 42 catenelle subito si è accartocciato il lavoro. In realtà, come vi faccio vedere io, qui ho fatto questo lavoro, poi nell'altro successivo sono andata con 4 maglie alte, ancora un altro giro con 4 maglie alte, ancora un altro, cioè con molte più catenelle. Logicamente io gli aumenti vado a diradarli molto. Infatti ho fatto 1 da 3, poi 3 giri da 4 maglie, poi successivamente ho fatto 1, 2, 3, 4 giri con 5 maglie alte e quindi sempre 5 catenelle. Alla fine ho messo 6. Quindi teniamo in mente questo, che innanzitutto dobbiamo regolarci con la mano, col filato, con il numero di motivi che vado a montare. Io ho scelto 120 anche perché con questo tipo di multiplo poi è più facile suddividere diciamo la parte poi delle maniche, e vi dirò anche come. E quindi potete fare come ho fatto io, cioè nel primo momento sono andata ad aumentare, logicamente su 120 significa che io avrò a disposizione poi nel 120 diviso 3, 4, 40 punti, quindi nel blocchetto di 4 io ho già 40 punti in più. Ciò vuol dire che questi 40 punti mi bastano per ampliare il mio sprone di altri 3 giri senza avere difficoltà, e poi si aumenta ancora, quindi piano piano aumentiamo il nostro sprone. Cosa succede? Nel momento in cui io arrivo alla realizzazione dello scalfo delle maniche, devo fare una suddivisione. Come faccio a suddividere lo sprone? Allora, innanzitutto ricordiamoci che di quanto noi abbiamo per tutte le maglie che noi costruiamo, abbiamo il 60% del lavoro che ci servirà per la realizzazione del corpo della maglietta, il 40% sarà destinato alle maniche.
Questa è la suddivisione, diciamo, matematica che va fatta. Io cosa ho fatto? Quando sono arrivata al momento di dover realizzare lo sprone, sono andata a contarmi il numero dei blocchetti. Nel momento in cui ho avuto il numero totale dei blocchetti, cosa ho fatto? Mi sono andata a contare la percentuale, la quantità. Quindi il 40% mi è servito da distribuire per la manica e il 60% dei blocchetti per invece per il corpo. Non contenta di questo, cosa ho fatto? Ho voluto dare più ampiezza al sottomanica. Sottomanica, cosa ho fatto? Sono andata a montarmi, in questo caso, siccome io avevo messo in pratica l'ultimo blocchetto lavorato, era un blocchetto da 6, cosa ho fatto? Ho montato 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22 catenelle, in modo da poter realizzare con una catenella di separazione i miei 3 blocchetti. Quello che vi consiglio di fare è quello che ho fatto io. Sono andata poi a montare le mie maglie alte, una per ogni catenella, e poi nei giri successivi ho proseguito con il motivo normale, vedete, con la lavorazione classica, blocchetti. Questo è uno dei modi possibili, cioè in questo caso per il tipo di lavorazione forse è quello più adeguato, cioè vado a realizzare il mio blocchetto, quindi lo suddivido dall'altro da una catenella e faccio con l'altro. Io ho messo 3, cioè 3 serie di blocchetti. Voi potreste, se magari avete bisogno di meno spazio, se avete meno seno, se volete una calzata più aderente, invece di mettere tutte, di montare tutte queste catenelle, potete fare 6, 12, 13 mi serve da dividere, 14, 15, 15 catenelle. Ne volete mettere una, mettete 8 catenelle. Quindi un pochino in base alle vostre esigenze potete andare a distribuire appunto le catenelle sotto la manica. Questo tipo di maglietta potrebbe essere anche utilizzata per realizzare che cosa? O una maglia clessidra oppure un vestitino lungo, sempre svasato. Come si funziona? Cioè, dopo aver continuato con le mie 6 maglie di lavorazione, possiamo andare ad aumentare, per esempio, se io voglio realizzare una maglietta clessidra, dopo 2 o 3 giri da sottomanica vado ad aumentare ancora di una maglia alta. Se invece io voglio magari un vestitino che vada un po' più aderente sopra e poi svasato sotto, più o meno quando arrivo al punto vita vado ad aggiungere appunto una catenella con un'altra maglia alta successiva e così via. Potete comunque anche realizzare le maniche, come ho detto io lo volevo come sottogiacca oppure come gilet autunnale, quindi non l'ho fatto. Per quanto riguarda la lavorazione della manica, si può continuare tranquillamente, si riparte da un punto qualsiasi della lavorazione. In questo caso, anche al contrario, vado a formarmi i miei archetti di catenelle e vado a riprendere appunto la lavorazione. Anche in questo caso possiamo decidere di avere una manica svasata e quindi mantenerci in questo modo. Oppure magari si potrebbe pensare di avere una manica a palloncino. In questo caso cosa faremo? Dopo un tot di giri della manica vado a diminuire la quantità di maglie alte. In che modo? Invece di fare archetti da 6 catenelle con 6 maglie alte, andrò magari a mettere all'inizio 5 catenelle con 5 maglie alte, poi 4 catenelle con 4 maglie alte e così via, in modo da avere magari diciamo una maglia un pochino di quelle particolari con
con la manica sopra abbondante e poi che si restringe verso il fondo. Come vedete è una lavorazione che può essere libera a molteplici interpretazioni. Il mio tutorial è stato molto veloce, molto breve, anche perché non voglio tediare, perché la lavorazione è alquanto banale. Chi ha delle basi di uncinetto la può fare tranquillamente ad occhi chiusi. Spero di esservi stata utile. Spero di vedervi di nuovo sul mio canale, mi raccomando, se ancora non vi siete iscritti iscrivetevi, se avete qualsiasi dubbio, perplessità, non esitate a scrivermelo nei commenti. Vi ringrazio di avermi seguita e buona creatività a tutti, vi aspetto per il prossimo lavoro, a presto!